Ciao cari ascoltatori. Oggi parliamo della nostra routine del mattino in italiano. Mostriamo come parlare in modo sicuro e chiaro di temi quotidiani. Darò molti esempi e impareremo le frasi e le parole più importanti. Così tutti imparano passo dopo passo. Sembra ottimo. Penso che molti principianti vogliano parlare del loro giorno, ma non sanno bene come. Anche a me è successo. È normale. A volte è difficile parlare della propria routine o dei propri hobby. Perché hai scelto questo tema per oggi? Perché la mattina riguarda tutti. Che si tratti di alzarsi, di fare colazione o di andare al lavoro, ne parliamo quasi ogni giorno. Se conosci le parole giuste, ti senti più sicuro. Inoltre, penso che l'italiano offra molte espressioni chiare che si imparano facilmente. È vero. Ricordo una conversazione con una collega sulla nostra mattina. Lei mi ha chiesto a che ora mi alzo e cosa faccio al mattino. Ero un po' nervosa perché non sapevo bene come spiegare la mia routine. Oh, racconta di più, per favore. Sono sicuro che i nostri ascoltatori lo conoscono bene. Mi ha fatto molte domande. Per esempio se faccio colazione o bevo prima il caffè. Capivo molto, ma non sapevo sempre come rispondere. Poi ho imparato parole importanti come alzarsi, fare colazione e fare la doccia. Da allora mi esercito. Ottimo esempio. Proprio queste situazioni vogliamo rendere più facili oggi. Quali argomenti tratti per primi? Il nostro piano ha 4 parti. Per prima cosa parliamo del momento di alzarsi e dei primi minuti del mattino. Poi parliamo della colazione. Dopo discutiamo della preparazione per il lavoro o la scuola. Infine parliamo di abitudini e piccole routine del mattino. Passo dopo passo, va bene? Sembra chiaro. Sono pronta. Perfetto. Prima di iniziare, spiego 3 principi utili. Oh, interessante. Per favore, condividili. Primo principio, parla lentamente e respira con calma. Secondo principio, ripeti le parole importanti perché restino nella mente. Terzo principio, fai domande di ritorno come ti alzi presto o fai colazione al mattino. Così eviti malintesi. Quando parli della vita quotidiana è importante essere chiari. Queste regole aiutano in molte conversazioni sul ritmo di ogni giorno. Grazie. È tutto molto chiaro. Volentieri. Hai altre domande prima di entrare nel tema della routine mattutina? Solo una. Come posso dire in modo gentile che non capisco qualcosa quando qualcuno parla della sua giornata? Di semplicemente, mi scusi, non ho capito. Può ripetere, per favore? Oppure più corto, un'altra volta, per favore. Perfetto, lo ricorderò. Forse i nostri ascoltatori vogliono esercitarsi subito. Ripetete la frase ad alta voce. Sì, partecipate, amici. Parlare ad alta voce aiuta molto. Fantastico. Questa era l'introduzione. Tra poco iniziamo con la parte 1, l'alzarsi. Sono già emozionata. Prima di iniziare, voglio chiedere qualcosa ai nostri ascoltatori. Quali argomenti vi rendono insicuri? Oppure di che cosa dovremmo parlare nel nostro prossimo podcast? Scrivetelo nei commenti, per favore. Ottima idea. Credo che queste domande aiutino anche altri studenti. Assolutamente. La comunità rende l'apprendimento più facile. Pietro, puoi fare un esempio breve di una domanda semplice sulla routine del mattino? Certo, per esempio, a che ora ti alzi? Oppure, cosa fai per prima al mattino? Queste sono domande tipiche sulla vita quotidiana. Vedo che la struttura è spesso parola interrogativa più verbo più soggetto.
Questo aiuta. Esatto, ottima osservazione. Torneremo su questi schemi più tardi. Mentre forse prendete un po' d'acqua, ripeto di nuovo i 3 principi. Parlare lentamente. Ripetere le parole importanti. Fare domande di ritorno. Così tutto si fissa meglio. Molto bene, Paola. Il tuo stile di apprendimento è esemplare. Forse alcuni hanno già messo in pausa il podcast per ripetere. Questo è perfetto. Sei pronta per la prima parte sull'alzarsi, Paola? Assolutamente, Pietro. Penso che molti studenti ora siano curiosi. Bene. Immagina che la tua sveglia suoni al mattino. Cosa dici prima della tua mattina? Forse dico, mi alzo alle 7. Perfetto. È chiaro e semplice. Puoi anche dire la mia sveglia suona alle 7. E se sono molto stanca? Allora puoi dire la mattina sono molto stanca oppure ho bisogno di un po' di tempo per svegliarmi. Molte persone usano anche la sveglia del cellulare al mattino. Vero. A volte però premo di nuovo il tasto snooze. Esatto. Allora puoi dire premo di nuovo il tasto snooze. Lo faccio a volte 2 o 3 volte. Succede a molti. Dopo che mi sveglio, resto ancora un attimo a letto. Puoi dire resto a letto ancora qualche minuto. E poi mi alzo lentamente. Ottimo. Il verbo più importante qui è alzarsi. Alzarsi è un verbo riflessivo. Vuol dire che devo usare mi, ti o si, giusto? Esatto. Per esempio, mi alzo alle 7. E se mi alzo prima? Puoi dire mi alzo alle 6. Oppure mi alzo molto presto. E se qualcuno dorme a lungo? Si dice mi piace dormire a lungo. Oppure nel fine settimana mi alzo più tardi. Lo faccio anch'io nel fine settimana. Molte persone durante la settimana hanno un orario fisso per alzarsi. Per esempio per il lavoro o la scuola. Giusto. Allora si può dire devo alzarmi alle 7 perché devo lavorare. È una frase molto tipica. Un'altra frase è mi sveglio alle 6:30. Qual è la differenza tra svegliarsi e alzarsi? Buona domanda. Svegliarsi significa che non dormi più. Alzarsi significa che esci davvero dal letto. Quindi prima mi sveglio e poi mi alzo. Esatto. Ha senso. Alcune persone iniziano la mattina in modo molto calmo. Che cosa intendi? Per esempio, aprono prima la finestra, si stirano o bevono un bicchiere d'acqua. Allora potrei dire, la mattina apro per prima la finestra. Esatto. Oppure bevo prima un bicchiere d'acqua. Suona molto naturale. Molte persone dicono anche senza caffè la mia mattina non funziona. Lo sento molto spesso. Allora puoi dire ho bisogno di un caffè al mattino. Ottima frase. Queste sono frasi tipiche per parlare della tua mattina. Come posso ricordarle al meglio? Pensa alla tua mattina. Descrivi passo passo cosa fai. Leggi le frasi ad alta voce e ripetile ogni giorno. Buon consiglio. Così collego le parole direttamente alla mia vita quotidiana. Ah, ha senso. Hai un dialogo completo dall'inizio alla fine? Sì, il testo è davanti a te. Tu interpreti te stessa al lavoro e io faccio il tuo collega. Iniziamo. Buongiorno. Buongiorno Paola, oggi sei arrivata presto. Sì, di solito mi alzo alle 7. Davvero? Io mi alzo solo alle 7:30.
Oh, allora non hai molto tempo al mattino. È vero. Faccio una doccia veloce e bevo solo un caffè. Di solito faccio colazione a casa, poi mi preparo per il lavoro. Che cosa mangi di solito a colazione? Spesso mangio pane con formaggio o muesli con yogurt. Sembra sano. E tu? A dire la verità non faccio spesso colazione. Davvero? Allora avrai fame presto. Sì, verso le 10 ho di solito molta fame. Bevi caffè al mattino? Sì, senza caffè non riesco a svegliarmi bene. Lo capisco. Anche io bevo sempre una tazza di caffè. E cosa fai dopo la colazione? Poi mi lavo i denti, mi vesto e vado al lavoro. Quanto tempo ti serve in totale al mattino? Circa un'ora. In realtà non è così tanto. No, la mia routine mattutina è abbastanza semplice. Interessante. La mia routine mattutina è piuttosto caotica. Forse ti serve solo un po' più di tempo al mattino. Può essere. Ottimo. È stato molto utile. Ho seguito tutto e ho capito ogni cosa. Perfetto. Cari ascoltatori, fermate un attimo il podcast e ripetete il dialogo. Sì, praticare ad alta voce fa una grande differenza. Un altro consiglio. Usate i gesti. Per esempio, indicate l'orologio quando parlate dell'ora. Questo aiuta a ricordare meglio le parole. Buona idea. Così la parola si collega a un movimento. Nella prossima sezione parliamo della routine in bagno. Interessante. Prima di continuare, vorrei chiedere qualcosa ai nostri ascoltatori. Avete già parlato del vostro quotidiano in italiano? Se sì, qual è stata la cosa più difficile? Scriveteci i vostri esempi. Sono sicuro che le vostre storie aiuteranno gli altri. E ricordate, gli errori sono normali. Ogni passo vi fa avanzare. Ora parliamo della routine del mattino in bagno. Oh sì, lo aspettavo, perché è una parte importante del mattino. Benissimo. Per molte persone il bagno fa parte fissa della routine mattutina. Cosa fanno di solito le persone in bagno al mattino? Molte persone iniziano lavandosi i denti e il viso. Questo aiuta a svegliarsi bene e a sentirsi freschi. Dopo, molti fanno la doccia o si bagnano velocemente. Alcuni si fanno la doccia ogni mattina, altri a giorni alterni. Poi, molte persone si pettinano o sistemano i capelli. Anche mettere deodorante, crema o radersi fa parte della routine in bagno per molti. Sembra familiare. Faccio spesso queste cose al mattino. Quali parole dovrei imparare per prime? Ecco 5 parole importanti per la routine in bagno. Spazzolino, dentifricio, doccia, specchio e asciugamano. Lo spazzolino serve per lavarsi i denti, giusto? Esatto. Con lo spazzolino e il dentifricio ti lavi i denti al mattino. Mi lavo sempre i denti subito dopo essermi alzata. Lo fanno molte persone. Dopo vanno in bagno e fanno una doccia. Di solito faccio la doccia al mattino perché poi mi sento più sveglia. Succede a molti. Una doccia al mattino aiuta a iniziare bene la giornata. Poi di solito guardo nello specchio e mi preparo. Esatto. Molte persone si pettinano o spazzolano i capelli davanti allo specchio. E poi mi asciugo con un asciugamano. Giusto. L'asciugamano fa ovviamente parte della routine in bagno. Vedo che molte di queste parole si usano ogni giorno. Proprio per questo sono importanti. Quando parli della tua routine, ti servono spesso queste parole. Volentieri. La mia routine in bagno è semplice. Mi aiuta a iniziare bene la giornata. Dopo essermi alzato, vado in bagno e mi lavo il viso con acqua fredda.
Questo mi sveglia subito. Poi mi lavo bene i denti con spazzolino e dentifricio. Di solito impiego 2 o 3 minuti. Dopo faccio spesso una doccia veloce. Non sto a lungo sotto l'acqua, ma una doccia corta mi fa sentire fresco e pulito. Finita la doccia, mi asciugo con un asciugamano. Poi metto il deodorante e a volte una crema per il viso. Dopo mi metto davanti allo specchio e mi pettino i capelli. A volte devo anche radermi, ma non ogni giorno. Quando ho finito, mi vesto e mi preparo per la giornata. In totale la mia routine in bagno dura circa 15 minuti. Dopo mi sento sveglio, pulito e pronto per il mattino. Grazie, Pietro. È stato molto chiaro. Hai qualche altro consiglio per parlare della propria routine in bagno? Sì, volentieri. Racconta i passi nell'ordine giusto. Per esempio, prima alzarsi, poi andare in bagno, poi lavare i denti o fare la doccia. Se descrivi l'ordine in modo chiaro, gli altri capiranno meglio la tua routine. Sembra logico. Quindi raccontare passo per passo. Esatto. Un altro consiglio è usare verbi semplici come lavare, fare la doccia, lavare i denti, pettinare o radere. Vero, questi verbi si sentono spesso. Puoi anche usare parole di tempo, per esempio prima, dopo, poi o alla fine. Queste parole rendono la struttura chiara. Ah, così si capisce meglio cosa avviene prima e cosa dopo. Esatto. Puoi dire prima mi lavo i denti, poi faccio la doccia e alla fine mi pettino i capelli. Suona molto naturale. Un altro consiglio è aggiungere piccoli dettagli. Per esempio, se fai la doccia calda o fredda o se ascolti musica in bagno. Oh, è una buona idea. Così la descrizione diventa più personale. Esatto. E rende la conversazione più interessante. Penso che i nostri ascoltatori possano esercitarsi bene adesso. Anch'io lo penso. Cari ascoltatori, provate a descrivere in italiano la vostra routine in bagno. Magari potete anche parlare ad alta voce Questo aiuta davvero molto a imparare. e rende anche tutto un po' divertente. Bene, Paola. Dopo aver parlato della routine in bagno, passiamo ora a un'altra parte importante della mattina. Fammi indovinare. Ora parliamo di vestiti. Esatto. Ora parliamo di vestirsi e dell'armadio. Oh, questo è un tema che a volte mi crea difficoltà, Davvero? Con che cosa esattamente? soprattutto con i colori. Se qualcuno dice i pantaloni blu o la maglietta verde, devo fermarmi un momento. È normale. All'inizio i colori non sono sempre facili da ricordare. E a volte non so bene come si chiamano i capi. Nessun problema. Allora vediamo tutto passo per passo. Suona bene. Per prima cosa parliamo dell'armadio. L'armadio è il posto dove tieni i tuoi vestiti. Cioè i miei pantaloni, le magliette e le giacche. Esatto. Molte persone iniziano la mattina aprendo l'armadio e pensando a cosa indossare oggi. Lo conosco bene. A volte resto lì e non so cosa mettere. Capita a molti. Allora guardi i vestiti e pensi a cosa va bene per il tempo o per il lavoro. Pietro, domanda veloce. Cosa significa esattamente adatto? Buona domanda. Adatto significa che qualcosa va bene per una situazione. Se un vestito è adatto, è giusto per il luogo o per quello che vuoi fare. Per esempio per il lavoro? Esatto. Se lavori in ufficio, una camicia o una blusa è spesso adatta. Una tuta potrebbe non essere così adatta. Ah, capisco. Adatto quindi vuol dire giusto. Sì, giusto per la situazione, il tempo o il posto. Puoi dire,
questi vestiti sono adatti per il lavoro. Oppure, queste scarpe sono adatte per una passeggiata. Mi aiuta molto. Credo di aver già sentito la parola spesso, ma non l'avevo capita bene. Succede spesso quando si impara una lingua. Senti una parola molte volte, ma il significato preciso arriva più tardi. E come dico che qualcosa non è adatto? Puoi semplicemente dire non è adatto. Per esempio, questi vestiti non sono adatti per una riunione. È in realtà molto logico. Sì, molte parole italiane sono logiche, basta ascoltarle e usarle un paio di volte. Quando la mattina sto davanti al mio armadio, penso spesso al tempo. Esatto, lo fanno in molti. Se fa freddo, metti forse un maglione o una giacca. Se fa caldo, spesso basta una maglietta. E se non so cosa dire? Puoi usare frasi molto semplici. Per esempio, oggi fa freddo, quindi metto un maglione. È una buona frase. Oppure, oggi fa caldo, quindi indosso una maglietta. Vedo che il verbo indossare è anche importante. Ottima osservazione. Il verbo indossare si usa spesso quando si parla di vestiti. Puoi dire, oggi indosso dei pantaloni neri. Oppure, indosso una maglietta bianca. Esatto. Sono frasi perfette per la vita quotidiana. A volte sento anche persone che dicono stanno bene insieme. Sì, significa che i vestiti sono ben combinati. Per esempio, un jeans blu e una maglietta bianca stanno molto bene insieme. Sembra semplice e pratico. Esatto. Quando parli di vestiti non devi essere complicato. Bastano poche parole semplici. Ora mi sento già un po' più sicura. Mi fa molto piacere. I vestiti sono un tema di cui parliamo quasi ogni giorno. È vero. Soprattutto al mattino quando ci vestiamo. Esatto. Per questo vale la pena conoscere bene queste parole e usarle spesso. Bene, Paola. Dopo aver parlato di vestiti e dell'armadio, passiamo ora a un'altra parte importante della mattina. Fammi indovinare. Ora parliamo della cucina. Esatto. Ora parliamo della colazione e di ciò che molte persone fanno in cucina al mattino. Ottimo. In cucina sento molte parole nuove, ma non sempre capisco tutto. È normale. In cucina ci sono molti oggetti e molti verbi, ma se conosci le parole più importanti puoi parlare bene della tua mattina. Credo che il caffè sia per molti la parte più importante del mattino. Assolutamente. Per molti il mattino inizia davvero solo con una tazza di caffè. Anch'io. Senza caffè sono ancora mezzo addormentata al mattino. Allora conosci di certo la frase «Per prima cosa mi preparo un caffè». Sì, la dico spesso. Molto bene. Qui il verbo è fare il caffè. Si può anche dire preparo il caffè. Cosa significa preparare? Preparare vuol dire semplicemente che rendi qualcosa pronto da mangiare o da bere. Puoi quindi dire preparo la colazione. È una buona parola. Ora vediamo cosa fanno molte persone in cucina al mattino. Prima entrano in cucina, poi preparano magari caffè o tè. Io preparo quasi sempre il caffè. Poi prendi forse una tazza dalla credenza. Sì, una tazza per il caffè. Esatto. Una tazza è il contenitore da cui bevi caffè o tè. E che cos'è una caffettiera? Una caffettiera è un contenitore più grande. Con una caffettiera puoi preparare più tazze di caffè o di tè. Ah, capisco. Dopo molti prendono qualcosa da mangiare.
per esempio pane. Io la mattina mangio spesso pane con marmellata. È una colazione molto tipica in Italia. Pane, marmellata o magari biscotti. Sento anche spesso la parola cornetto. Giusto. Un cornetto è un piccolo dolce da colazione. Molte persone lo comprano al bar la mattina. Sembra delizioso. Ora parliamo di alcuni oggetti importanti in cucina, per esempio cucchiaio, forchetta e coltello. Conosco queste parole, ma a volte le confondo. Allora spieghiamole in modo semplice. Un cucchiaio è una posata con cui mangi, per esempio, zuppa o yogurt. Quindi un cucchiaio per muesli o yogurt. Esatto. Se al mattino mangi muesli, ti serve un cucchiaio. E la forchetta? Una forchetta ha diversi denti davanti. Con la forchetta mangi per esempio pasta, insalata o pezzi di cibo. E il coltello si usa per tagliare. Proprio così. Con un coltello puoi tagliare il pane o dividere qualcosa nel piatto. A volte trovo difficile ricordare queste parole. C'è un buon trucco per questo. Oh, adoro i consigli di studio. Immagina semplicemente la situazione. Sei a tavola e fai colazione. Davanti a te c'è un piatto. A destra c'è il coltello, a sinistra la forchetta e in alto o di lato il cucchiaio. Ah, quindi immagino semplicemente la tavola. Esatto. Se hai questa scena in testa, ricordi le parole molto meglio. È un buon consiglio. Molte persone imparano meglio le parole se le collegano a immagini o situazioni. È vero. Se immagino di mangiare muesli, penso subito a un cucchiaio. Funziona proprio così. Che cosa fanno ancora le persone in cucina al mattino? Molti preparano la loro colazione. Può essere molto diversa. Alcuni si fanno un pane con marmellata, altri mangiano muesli con latte o yogurt. Io a volte mangio anche frutta. Anche questo è tipico. Molte persone tagliano una mela o una banana al mattino. Allora serve un coltello. Esatto. Allora puoi dire taglio una mela. È una buona frase. Un'altra frase tipica è mi verso il caffè. Cosa significa versare? Versare significa che fai cadere un liquido da una caffettiera o da una bottiglia in una tazza o in un bicchiere. Ah, quindi verso il caffè nella mia tazza. Esatto, Credo che questi verbi siano molto importanti. assolutamente. Verbi come tagliare, mangiare, bere, cucinare o versare sono verbi tipici da cucina. Vedo che posso usare queste parole ogni giorno. Proprio per questo sono così importanti per parlare della vita quotidiana. Pietro, adesso abbiamo parlato di molte parole. Di caffè, colazione, cucchiaio, forchetta e coltello. Potresti raccontarci il tuo mattino in cucina? Certo, volentieri. La mia routine in cucina è tranquilla e semplice. Dopo essermi vestito, vado subito in cucina. La prima cosa che faccio è il caffè. Senza caffè la mia giornata non parte bene. Prendo la moka, metto l'acqua e preparo una grande tazza di caffè. Mentre il caffè esce, apro il frigorifero e penso a cosa voglio mangiare. Sembra molto organizzato. Di solito tengo la colazione semplice. Prendo spesso 2 fette di pane. Poi prendo burro e marmellata dal frigo. Prendo un coltello e spalmo un po' di burro sul pane. Dopo aggiungo uno strato di marmellata. A volte invece del dolce metto una fetta di formaggio se voglio qualcosa di salato. Quindi a volte hai una colazione dolce e a volte salata. Esatto, cambio un po'. Mentre preparo il pane, il caffè di solito è già pronto. Allora prendo la mia tazza, verso il caffè e mi siedo al tavolo.
Bevi il caffè nero o con latte? Di solito con un po' di latte. Prendo quindi il latte dal frigo e ne verso un goccio nella tazza. Poi mescolo il caffè con un cucchiaino. Sembra un mattino molto tipico. Sì, penso anch'io. Mentre faccio colazione mangio il pane e bevo il caffè. A volte mangio anche uno yogurt o un pezzo di frutta, per esempio una mela o una banana. Usi anche un coltello per quello? Se mangio una mela, a volte la taglio con un coltello a pezzetti. Poi mangio i pezzi con una forchetta o semplicemente con la mano. Sembra molto rilassante. Bene, Paola. Dopo aver parlato del bagno, dei vestiti e della colazione, arriviamo all'ultima parte della mattina. Fammi indovinare. Ora parliamo di uscire di casa. Esatto. Ora parliamo di prepararci e di come si esce di casa al mattino. È anche un momento importante. A volte ho paura di dimenticare qualcosa. Lo conoscono molti. Perciò ora vediamo alcuni verbi e frasi tipiche. Suona bene. Quali verbi sono importanti? Un verbo molto importante è prepararsi. Puoi dire mi preparo. Cosa significa esattamente? Prepararsi significa fare tutto prima di uscire. Metti le scarpe, prendi le cose e sei pronto. Ah, quindi tutto ciò che succede subito prima di uscire. Esatto. Una frase tipica è mi preparo e vado al lavoro. È una buona frase quotidiana. Un altro verbo importante è mettere le scarpe. Giusto. Prima di uscire metto sempre le mie scarpe. Esatto. Puoi dire metto le mie scarpe. Il verbo è di nuovo riflessivo, vero? Esatto. Con il riflessivo usi mi, ti o si. Quindi mi metto la giacca. Oppure mi metto le scarpe. Esatto. E cosa fanno molte persone dopo? Dopo prendono le cose più importanti. Chiavi, cellulare o borsa. Le chiavi sono davvero importanti. Assolutamente. Molti chiedono: ho con me le chiavi? Anch'io me lo chiedo spesso. Una frase tipica è porto con me le chiavi. E se le dimentico? Allora c'è un problema. Resti fuori e non entri in casa. Mi è successo una volta. Succede a molti. Per questo molti controllano di nuovo prima di uscire. Quindi una piccola verifica. Esatto. Alcuni dicono ad alta voce cellulare, chiavi, portafoglio. È un buon metodo. Sì, così ricordi meglio. Pietro, ho avuto a lungo difficoltà a distinguere appartamento e casa. Sì, capita a molti studenti. È normale. Mi è successo durante una conversazione. Volevo dire che al mattino esco dal mio appartamento e vado al lavoro, ma dicevo sempre casa. La gente mi guardava strano. Una persona ha chiesto: abiti in una casa singola? E io ero confusa perché non capivo la domanda. Sì, è un ottimo esempio. Solo dopo ho capito che dovevo dire appartamento, non casa. La differenza non era chiara e la gente non mi ha capito subito. Così nascono piccoli malintesi. Con queste parole è importante conoscere il significato preciso. Ora ti spiego la differenza con calma. Sì, per favore. Sarebbe molto utile. Una casa è di solito l'intero edificio. Per esempio, vedi una villetta dove vive una famiglia. Quella è una casa. Una casa può avere più piani. È tutto l'edificio visto da fuori. Quindi proprio l'edificio intero. Un appartamento, invece, è solo una parte della casa o del palazzo. In un condominio ci sono più famiglie, ognuna con il proprio appartamento.
Ah, ora è molto più chiaro. Pensa così. La casa è il grande contenitore. L'appartamento è uno spazio dentro. La casa ha un portone, scale e più appartamenti. Il tuo appartamento ha porta, soggiorno, cucina e camera da letto. L'esempio della porta mi aiuta molto. Esatto, è un buon trucco. Il portone appartiene a tutto l'edificio. La porta dell'appartamento appartiene solo al tuo spazio. Esci prima dall'appartamento, poi dalle scale, infine dal portone. Ah, questa differenza è davvero utile. Sì, perciò puoi usare entrambe le parole in una frase. Per esempio, la mattina esco prima dal mio appartamento e poi dalla casa. Bene, Paola. Dopo aver parlato di come si esce da casa o dall'appartamento, passiamo ora al prossimo passo della routine mattutina. Adesso parleremo del tragitto verso il lavoro, vero? Esatto. Ora parliamo di come le persone vanno al lavoro o a scuola la mattina. Anche questo è un tema di cui si parla spesso ogni giorno. Assolutamente. Molti dialoghi iniziano con domande come «Come vai al lavoro?» o «Quanto tempo ti serve?» Giusto. Ho sentito spesso queste domande. Ci sono molti modi per andare al lavoro. Alcuni guidano l'auto, altri prendono l'autobus o il treno, altri ancora vanno in bici o perfino a piedi. Sento spesso anche la parola traffico. Cosa significa esattamente? Traffico descrive tutti i veicoli e le persone che si muovono su strade e vie, quindi auto, bus, bici, tram e anche pedoni. Ah, quindi tutto ciò che si muove sulla strada. Esatto. Se ci sono molte auto, si dice che c'è molto traffico. E quando la strada è piena? Si dice spesso c'è molto traffico oppure c'è un ingorgo. Conosco ingorgo. Significa che le auto non possono muoversi bene. Esatto. Le auto stanno ferme in fila e avanzano molto lentamente. Pietro, come vai tu al lavoro? Oggi vado di solito in auto al lavoro. Perché in auto? Al momento è più comodo per me. Abito un po' fuori città e in auto impiego circa 20 minuti. E con l'autobus ci metteresti di più? Sì, molto di più. Con l'autobus dovrei camminare fino alla fermata, poi aspettare e a volte cambiare. Che cosa significa cambiare? Cambiare vuol dire passare da un mezzo a un altro. Per esempio, prendi un autobus e poi un treno. Ah, capisco. Per questo l'auto è per me la soluzione più comoda adesso. È stato sempre così? No, affatto. Da studente prendevo quasi sempre l'autobus o il treno. Davvero? Sì, da studente non avevo l'auto. Inoltre la mia università aveva una buona rete di bus e treni. Sembra pratico. Lo era. Al mattino camminavo fino alla fermata, aspettavo il bus e viaggiavo circa 20 minuti. Usavi il tempo sul bus? Sì, a volte leggevo o ascoltavo musica, a volte guardavo fuori dal finestrino. Sembra piuttosto rilassante. Sì, aveva anche vantaggi. Non dovevo concentrarmi sul traffico perché non guidavo io. Giusto. Quando guidi devi stare sempre attento. Esatto. In auto devi guardare la strada, le altre auto e i semafori. I semafori sono le luci all'incrocio, giusto? Giusto. Rosso vuol dire fermarsi, verde vuol dire andare. E giallo? Giallo vuol dire che il segnale sta per cambiare. Lo conosco anche nella mia città. Molto bene. Quando oggi guido al lavoro, ascolto spesso musica o un podcast. Rende il viaggio più piacevole, immagino.
Sì, così il tempo passa più veloce. Hai anche code a volte? Purtroppo sì, specialmente al mattino c'è spesso molto traffico. Allora il viaggio dura di più. Esatto. Invece di 20 minuti potrei impiegarne 30. È una grande differenza. Sì, ma fa parte della vita di molti. Alcuni vanno anche in bici al lavoro, vero? Sì, soprattutto in città è molto popolare. Molti dicono vado al lavoro in bici. Fa anche bene alla salute. Assolutamente. Ti muovi e arrivi al lavoro allo stesso tempo. E alcuni vanno perfino a piedi. Esatto. Se vivi vicino puoi dire vado a piedi al lavoro. Probabilmente è il modo più rilassante. Per molte persone sì, hai aria fresca e ti muovi un po'. Pietro, noto che il tragitto al lavoro è un grande argomento di conversazione. È vero, le persone parlano spesso di quanto tempo impiegano o di quale mezzo usano, Per esempio, vado al lavoro in autobus oppure ogni mattina vado al lavoro in auto. o anche impiego 30 minuti per arrivare al lavoro. Esatto. Sono frasi tipiche per il piccolo parlare. Penso che i nostri ascoltatori ora possano parlare anche loro del loro tragitto. Ne sono sicuro. Cari ascoltatori, pensate a come andate al lavoro o a scuola al mattino. Guidate l'auto, prendete l'autobus o magari andate in bici? Provate a descrivere il vostro tragitto in italiano. Per esempio, ogni mattina prendo l'autobus per andare al lavoro. Oppure, vado a piedi al lavoro e impiego 10 minuti. Esatto. Sono frasi perfette per parlare della vita quotidiana in italiano. Bene Paola, siamo alla fine della puntata di oggi. Oggi abbiamo parlato della routine del mattino. Alzarsi, bagno, vestiti, colazione in cucina e tragitto al lavoro. Esatto. Sono cose di cui la gente parla ogni giorno. E penso che queste frasi siano utili nella vita quotidiana. Se avete ripetuto gli esempi ad alta voce, ora potete parlare meglio della vostra mattina in italiano. Speriamo di sì. Se vi piace il podcast, mettete un like o iscrivetevi. Così non perderete le nuove puntate. E scriveteci nei commenti quali altri temi vi interessano. Per esempio, dialoghi al lavoro, al ristorante o al supermercato. Leggiamo con piacere le vostre idee. Pietro, ho ancora una domanda. Dimmi pure. Molte persone imparano l'italiano con il nostro podcast e vogliono forse leggere ed esercitarsi di più. È vero. Da tempo scrivo testi e piccoli libri per chi studia l'italiano. Davvero? Sì, ho scritto molte storie, dialoghi ed esercizi, ma non li ho mai pubblicati. Non lo sapevo. Perciò vorrei chiedere agli ascoltatori, vi interesserebbe? Quindi piccoli libri o testi per imparare l'italiano. Esatto. Con storie semplici, dialoghi e molti esempi. Sembra molto interessante. Se vi piace l'idea, scrivetelo nei commenti. Così sappiamo se c'è interesse. Giusto, la vostra opinione è molto importante per noi. Grazie mille per averci ascoltato anche oggi. Saremo felici di ritrovarvi la prossima volta. Buon divertimento con l'italiano. E alla prossima puntata. Ciao a tutti! Arrivederci.